Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo contenuto con le ultime di mercato in casa Napoli, perché anche se in ferie e postazioni che possono variare da un giorno all'altro, facciamo il punto della situazione insieme sui portieri, il vice di Lorenzo, il Napoli è molto avanti e può chiudere la trattativa, e le ultime su Ceballos. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo da questa situazione vice di Lorenzo, perché il nome è molto caldo e si legge è il Napoli a decidere quando voler chiudere, perché c'è l'accordo con il calciatore. Il giovane calciatore, ovviamente parliamo di Favasuli, investimento in prospettiva come vice di Lorenzo. Il giovane calciatore sarebbe vicinissimo a vestire l'azzurro, nei piani del club andrebbe a ricoprire il ruolo di vice di Lorenzo sulla corsia di destra, rappresentando un investimento mirato per il futuro che consentirebbe al classe 2004 di compiere il definitivo salto di categoria. L'operazione si preannuncia particolarmente vantaggiosa anche dal punto di vista economico. La trattativa per assicurarsi il cartellino del calciatore dovrebbe concludersi per una cifra al di sotto dei 10 milioni di euro. A facilitare l'operazione ci sono i rapporti consolidati tra la dirigenza partenopea e l'entourage del calciatore. Sappiamo che è Giuffredi ovviamente il procuratore di Favasuli. Vista anche la conoscenza tra le parti, il Napoli può affondare il colpo quando vuole e appropriarsi di uno dei profili più interessanti dell'ultima annata italiana. La strada sembra dunque spianata, forte di una corsia preferenziale. Il Napoli ha in mano la possibilità di piazzare l'affondo decisivo in qualsiasi momento per assicurarsi una delle promesse più interessanti del panorama calcistico nazionale. Non rifaccio la scheda tecnica e non vado ad analizzare un'altra volta le caratteristiche del calciatore, l'abbiamo fatto in uno degli ultimi video che trovate ovviamente sul canale, quindi la strada è tracciata. Il Napoli ha virato come si muoveva poco tempo fa ovviamente sul mercato, andando a prendere calciatori per eventuali plusvalenze, profili giovani, e quindi il vice di Lorenzo potrebbe essere Favasuli, dove andremo a spendere poco meno di 10 milioni a quanto ci fanno sapere dalle ultime notizie, per avere poi Giovanni come chioccia, a farlo crescere come si deve. Ci auguriamo solo che non soffra poi tantissimo questo salto di qualità, perché parliamo di una squadra del Napoli che ovviamente deve giocare la Champions League, e quindi per far riposare Di Lorenzo non è che puoi scegliere solo partite come la Coppa Italia, una partita con una squadra tra virgolette di seconda fascia in Serie A, però molto lo vedremo anche dall'applicazione in campo e dal modulo che andrà ad usare Allegri, perché può fare sia l'esterno a centrocampo, può fare il quinto, può fare il terzino, quindi diciamo che molto sta ad Allegri nel metterlo nelle condizioni giuste per farlo rendere al 100%, e su questo diciamo che sono abbastanza tranquillo, perché al di là della situazione difensiva, Allegri è un difensivista, eccetera eccetera eccetera, tutte le chiacchiere che possono lasciare il tempo che trovano, ci sa fare con profili del genere, quindi sono molto ma molto fiducioso. Detto questo, la situazione portieri delineata anche lì, perché il Napoli vira su Falcone e sarebbe Falcone l'eventuale sostituto di Milinkovic-Savic. Sappiamo che il Napoli chiede 18 milioni, c'è l'Hull City dalla Premier che vorrebbe il calciatore, ma non credo che sia una cessione complicata quella di Savic, perché comunque ha mercato e avrà mercato. Meret-Falcone potrebbe essere la coppia di portieri 2026-2027. Poi nel caso riesce il nome di Vicario, ma abbiamo letto le ultime notizie, la dirigenza Juve e lo stesso Spalletti si è mossa, telefonata al calciatore, quindi potrebbe finire in bianconero. Io su Falcone sono tranquillo abbastanza, resta però da considerare quella situazione che una cosa è che giochi in una squadra di seconda fascia, ma sempre tra virgolette, e quindi dal punto di vista dell'essere sollecitato durante un match di 90 minuti sei sempre lì che devi fare la parata, sei sempre lì comunque con la tensione molto alta. Invece giocando in squadre di fasce più alte ci può anche stare durante la partita che 10, 15 minuti, 5 minuti, 7 minuti, un quarto d'ora
che sia la tua squadra si riversa in avanti e quindi vieni chiamato in causa meno volte, ed è lì che devi fare poi la differenza. Subisci 3 tiri, devi essere pronto su quei 3 tiri invece di stare in allerta su, 15, 20 tiri subiti, 10 che siano, se militi in una squadra che comunque dal punto di vista tecnico è 1, 2, 3, 4, 5 passi indietro al Napoli dove andrai a giocare. È solo questa la perplessità, perché dal punto di vista tecnico comunque Falcone ha fatto vedere ottime cose anche in Serie A, quindi il Napoli delineata la strada anche lì, e vedremo come andrà a finire per quanto riguarda i portieri. Ceballos, le ultime, e concludiamo il contenuto. Il Napoli ha presentato l'offerta, Pedullà ci fa sapere sul suo canale YouTube. Ovviamente le ultime, in tanti mi avete chiesto aggiornamenti sul Napoli e su Ceballos. Confermo quello che vi avevo raccontato in esclusiva una settimana fa. Il Napoli ha già presentato un'offerta di circa 10 milioni al Boca Juniors per prenotare il calciatore. Ceballos aveva anche altre proposte, sappiamo che ha rifiutato un ingaggio di 4 milioni e più, bonus eccetera eccetera, dal CSKA di Mosca per vestire la maglia del Napoli. Quindi il Napoli sarebbe felicissimo di accaparrarsi il calciatore, così come il calciatore è felicissimo di vestire l'azzurro, e da questo punto di vista è una strada incanalata che potrebbe poi arrivare alla fumata bianca nell'eventuale caso andiamo a cedere nei prossimi giorni qualche calciatore per poterlo poi inserire in rosa. Si parla della cessione di Noah Lang per far entrare Ceballos. Qui possiamo fare alcune considerazioni, perché ovviamente dal punto di vista tattico, per quanto riguarda le heat map e dove ha giocato Ceballos, parte principalmente da sinistra come esterno d'attacco, anche se è un calciatore che può variare su tutto il fronte d'attacco, quindi il Napoli sta decidendo dal punto di vista degli esterni cosa fare, chi cedere. Sarebbe Noah Lang l'indiziato, però tenersi poi in rosa un Neres e Ceballos che dal punto di vista fisico presentano qualche dubbio, è lì che possiamo farci qualche domanda. Ma il Napoli avrà valutato, mi auguro, molto ma molto bene questa situazione, ma credo che sia più diciamo una condizione tattica e per dove vuoi far giocare Ceballos al Napoli, quindi a sinistra, sacrificando un eventuale Noah Lang e tenendoti giustamente Alisson Santos, che sarebbe il titolare poi inamovibile di quella fascia dal punto di vista degli esterni. Avendo Alisson Santos e Ceballos, per quanto riguarda l'aspetto tecnico, non abbiamo niente da invidiare a squadre di Serie A, ma anche in Europa, possiamo dire assolutamente la nostra. Poi, se dovesse delinearsi la cessione di Neres e teniamo Noah Lang, sappiamo che comunque l'argentino, che potrebbe firmare col Napoli a giorni, viste le ultime notizie, può giocare tranquillamente anche a destra, vice Politano, non vice Politano, ma comunque il Napoli saprà sicuramente dal punto di vista dello schieramento in campo dove metterlo, dove farlo partire e metterlo comunque nelle condizioni ottimali per rendere al meglio, perché Ceballos dal punto di vista tecnico, mettendo un attimo da parte, ne abbiamo già parlato tantissime volte in tanti altri contenuti, mettendo da parte questa situazione dal punto di vista fisico, anche perché ci sono arrivate le dinamiche degli infortuni che sono sì muscolari, ma per dinamiche con la nuvoletta di Fantozzi un tantino, quindi dal punto di vista della fragilità fisica non so se sia così fragile oppure siano dinamiche tra virgolette sfortunate in determinati momenti dove poi ci hai rimesso infortuni abbastanza gravi. Ovviamente dovrà effettuare le visite mediche, sicuramente si faranno delle visite ad hoc per cercare di capire poi come sei uscito e se sei completamente recuperato dal punto di vista degli infortuni che hai subito. Operazione che dovrebbe chiudersi anche questa intorno ai 10 milioni, a quanto si legge
Arrivava una notizia qualche giorno fa, Ceballos ha già firmato il contratto 4-5 anni a 1,3 milioni. Andiamoci con calma, ha già firmato, perché se aveva già firmato si era trovato già l'accordo con il Boca ed era già a Napoli, quindi che ha già firmato credo che sia una baggianata, ma possiamo concludere assolutamente l'operazione sull'esterno. Intrigante questa situazione di Lorenzo che abbiamo appena esaminato e il vice che il Napoli ha completamente in mano, e quindi possiamo chiudere per Favasuli. Sui portieri avrà il Napoli battezzato comunque la situazione come si deve, e Allegri avrà battezzato comunque, diciamo, le condizioni che potrebbero essere favorevoli. Meret, Falcone, perché mi tornano in mente le parole di Ancelotti che diceva il portiere è in porta per parare, e così, diciamo, lo reputa anche Allegri, perché non serve ad Allegri, o meglio, ad Allegri diciamo non fa differenza il portiere che è forte con i piedi, che fa girare la palla ripartendo dal basso e che ha un piede e un lancio di 60 metri. Serve un portiere tra virgolette più tradizionale, pronto tra i pali, e quindi diciamo che i profili di Meret ma anche Falcone potrebbero fare al caso del mister. Ci vediamo ovviamente nel prossimo contenuto, seguiremo come sempre il mercato nei prossimi giorni. Sempre Forza Napoli, ciao!